Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brexin. Chiesi Italia SpA. Ultimo aggiornamento. 22 ottobre 2021. Cos'ha Brexin? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brexin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Brexin? Brexin è un farmaco a base del principio attivo piroxicam betadex, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico oxicam derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SpA. Brexin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brexin 30 compresse 20 mg. Brexin OS 20 bustine bipartite 20 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Promedica SRL. Concessionario. Chiesi Italia SpA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Piroxicam betadex. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Granulato. Indicazioni. Piroxicam è indicato per il trattamento sintomatico di osteoartrosi, artrite reumatoide o spondilite anchilosante. A causa del suo profilo di sicurezza Piroxicam non ha un FANS di prima scelta, vedere paragrafi 4, 2, 4, 3 e 4, 4. La decisione di prescrivere Piroxicam deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. Posologia. La prescrizione di Piroxicam deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con malattie reumatiche infiammatorie o degenerative. La dose massima giornaliera raccomandata a 20 mg. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile del trattamento che occorre per controllare i sintomi. Il beneficio e la tollerabilità del trattamento devono essere rivalutati entro 14 giorni. Se è necessario proseguire il trattamento, quest'ultimo deve essere associato ad una rivalutazione frequente. Poiché copyright l'impiego di Piroxicam ha mostrato di essere associato ad un aumento del rischio di complicazioni a carico del tratto gastrointestinale, l'eventuale necessità di una terapia combinata con agenti gastroprotettori, ad esempio misoprostolo o inibitori di pompa protonica, deve essere attentamente valutata, in particolare in pazienti anziani. Popolazione pediatrica. Il dosaggio e le indicazioni nei bambini non sono stati ancora stabiliti. Anziani. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Modo di somministrazione. Brexin deve essere somministrato una volta al giorno. Compresse. 1 compressa al giorno. La compressa ha per uso orale. La linea di incisione sulla compressa serve per agevolarne la rottura al fine di ingerire la compressa più facilmente e non per dividerla in parti uguali. Per dividere la compressa occorre porla su una superficie piana con l'incisione mediana rivolta verso l'alto, spezzarla con una leggera pressione del pollice. Compresse effervescenti. 1 compressa effervescente al giorno. La compressa ha per uso orale. Sciogliere completamente la compressa effervescente in un bicchiere d'acqua. Granulato per soluzione orale. 1 bustina a dose intera, 20 mg, al giorno. La polvere ha per uso orale. Aprendo la bustina lungo la linea indicata, Metà dose. si ottiene una dose di 10 mg. Aprendo la bustina lungo la linea indicata, Dose intera. si ottiene una dose di 20 mg. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, precedenti anamnestici di ulcera, emorragia o perforazione gastrointestinale.
pregressi e disturbi gastrointestinali che predispongono a disturbi emorragici quali colite ulcerosa, morbo di Crohn, tumore gastrointestinale o diverticolite. Pazienti con ulcera peptica attiva, disturbi infiammatori gastrointestinali o sanguinamento gastrointestinale. Pazienti con gastriti, dispepsie, gravi disturbi epatici e renali, moderata o severa insufficienza cardiaca, grave ipertensione, alterazioni ematiche gravi, diatesi emorragica. Uso concomitante di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX-2 ed acido acetilsalicilico, somministrati a dosi analgesiche. Uso concomitante di anticoagulanti. Storia di gravi reazioni allergiche da farmaco di qualsiasi tipo, in particolare reazioni cutanee come eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, epidermolisi necrotica. Precedenti reazioni cutanee, indipendentemente dalla gravità, al piroxicam, ad altri FANS e ad altri medicinali. Gravidanza accertata o presunta, durante l'allattamento con latte materno e nei bambini, vedere paragrafo 4, 6. Esiste la possibilità di sensibilità crociata con acido acetilsalicilico o altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Il prodotto non deve essere somministrato ai pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico o altri farmaci antinfiammatori non steroidei provochino sintomi di asma, rinite, poliposi nasale, angioedema, orticaria. Le formulazioni in compresse effervescenti ed in bustine contengono aspartame come dolcificante e pertanto ne ha controindicato l'uso nei casi di fenilchetonuria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose più bassa efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Il beneficio clinico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Acido acetilsalicilico o altri FANS. Come con altri FANS, l'uso di piroxicam insieme all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS, incluse le altre formulazioni di piroxicam, deve essere evitato poiché copyright, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Brexin insieme ad altri farmaci come Aeuroscoumedin Euro, Aerosintroma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Brexin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brexin durante la gravidanza e l'allattamento? Piroxicam controindicato durante la gravidanza, accertata o presunta, e l'allattamento con latte materno, vedere paragrafo 4, 3. Gravidanza. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e olio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Piroxicam può modificare lo stato di vigilanza in modo tale da compromettere la guida di autoveicoli e l'impegno in attività che richiedono prontezza di riflessi. Effetti indesiderati. In associazione al trattamento con FANS sono stati riportati edema, ipertensione e insufficienza cardiaca. Studi clinici e dati epidemiologici suggeriscono che l'uso di alcuni FANS, specialmente ad alti dosaggi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi più indicativi di sovradosaggio sono cefalea, vomito, sonnolenza, vertigini e sincope. In caso di sovradosaggio è indicata una terapia sintomatica di sostegno. Sebbene non siano stati effettuati studi finora, l'emodialisi non è probabilmente utile per facilitare l'eliminazione del piroxicam, poiché copyright il farmaco è caratterizzato da un elevato legame con le proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori/antireumatici non steroidei, codice ATC. M01H01. Meccanismo d'azione. Il piroxicam, appartenente alla classe delle carbossiamidi N-eterocicliche benzotiaziniche, al primo composto di una nuova classe di FANS, gli oxicam.
Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Per somministrazione orale di Brexin viene assorbita in circolo la sola sostanza attiva, piroxicam, e non il complesso come tale. Nel volontario sano, con Brexin è stato osservato, rispetto, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici rivelano che non vi sono particolari rischi per l'uomo, sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità con dose ripetuta, genotossicità, potenziale carcinogenico e tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti. Compresse. Lattosio, crospovidone, sodio carbossimetilamido, silice colloidale idrata, amido modificato, magnesio stearato. Compresse effervescenti. Lattosio monoidrato, glicina sodio carbonato, acido fumarico, aspartame, macrogol 6000, aroma di limone. Granulato per soluzione. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brexin a base di piroxicam betadex sono Feldane Fast, Feldane, Ipsuflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, Piroxicam DOT generici, Piroxicam EG, capsula, compressa solubile, Piroxicam XAL. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.